Che le gare finiscano sotto la bandiera scacchi è una grande legge del nostro sport e soprattutto, come è accaduto questo weekend, non basta essere i più veloci per vincere. Post MotoGP del weekend di Austin e pare che tutta la pioggia che abbiamo preso settimana scorsa abbia attraversato l'Atlantico e sia arrivata in Texas. Voglio spendere due parole sul circuito perché merita ed Austin è una follia. Infatti all'ingresso c'è il cartello Hell on Two Wheels che dovreste sapere cosa vuol dire. Il diavolo in persona, perché questa pista è incazzata nera, lunghissima con delle frenate oltre ogni logica, dislivelli che Portimao è pianura, piena di buche e con un primo settore che da metà gara in poi vuoi morire pur di non cambiare direzione alla moto. Qui la storia ci insegna che è casa di Marc Marquez e sappiamo tutti che dal primo anno che si è corso qui nel 2013 Marc ha sempre vinto ed anche nel suo periodo di calo con Honda, dopo l'infortunio del 2020, nel 2021 ci aveva vinto lo stesso. Come abbiamo visto, meteo matto ad Austin e venerdì bagnato, nel quale anche se Marquez ha chiuso primo sono venuti fuori gli specialisti del bagnato, ovvero Jack Miller e Frankie Morbidelli. Da notare che le Aprilia sul bagnato qualche difficoltà ce l'hanno, infatti alla fine del primo turno di libere insieme a Chantra chiudevano tutta la griglia. Tutte, Bez, Savadori, Ogura, Fernandez. Ogura che dopo l'esploit in Thailandia si è un po' ridimensionato anche se va molto forte ed è un peccato per il campionato quella squalifica in Argentina per l'errore del firmware in centralina. Errare è umano, ma in MotoGP deve essere aliena anche la squadra, oltre che il pilota se vuole vincere. A dire la verità, fino alla sprint ho detto che palle, da quando faccio i resoconti delle gare dall'anno scorso ho avuto sempre domini assoluti. Toprak in Superbike con BMW e quest'anno, facendo anche la GP, Marquez. Tra l'altro ho deciso di fare così, differenziare i contenuti per i weekend in concomitanza come questo. Infatti usciranno due video. Ora state guardando il post MotoGP. Domani alle 18 esce il post Superbike con il weekend di Portimao. Fatemi sapere cosa ne pensate, ma posso già dirvi che fare un video con le due realtà insieme è controproducente per voi ed anche per me, per una serie di fattori. Però se avete altre idee che non ho ancora pensato, scrivetemelo nei commenti che vi leggo tutti. Tornando a noi, stavo dicendo, fino alla sprint pensavo fosse un dominio assoluto anche questo weekend, ma lo sport è bello per questo, perché è imprevedibile. Ovviamente Marquez in pole con Digia secondo a un soffio da lui. Poi leggermente più staccati gli altri fino ad arrivare Bagnaia che riesce a chiudere la seconda fila ma con mezzo secondo di distacco. Tra l'altro, visto che su questo canale parliamo di MotoGP e di Superbike, vorrei specificare quanto è importante in MotoGP, lo è sempre, ma in questo caso di più, partire davanti. Visto che la MotoGP è guardata da un pubblico molto più vasto, magari alcuni non sanno che sorpassare con queste moto quando si è in bagarre non è così facile come può sembrare. Ci sono diversi fattori ed il primo è l'aerodinamica che è invasiva ed essere risucchiati dalla scia della moto che ti precede e sbagliare la staccata è successo a tutti. Per questo ci sta che soprattutto nella gara lunga ci sia un minimo di timore reverenziale nell'azzardare un sorpasso se non sei perfettamente posizionato bene. E poi c'è il discorso delle gomme, perché a volte può fare comodo stare dietro per gestire meglio consumo e pressione degli pneumatici, appunto perché avere una moto davanti ti copre dall'aria fredda che incontreresti se fossi davanti da solo. Fare una buona qualifica è fondamentale per portare a casa un buon risultato, perché se parti dietro al 99% la gara è già molto compromessa in partenza. A proposito di qualifiche difficoltose, tutte le Aprilia in fondo tranne Bez poco più avanti, ma nessuno di loro accede alla Q2. Da sottolineare che in Pramac Yamaha c'è Augusto Fernandez che avrebbe già dovuto sostituire Ray in Superbike, ma si è fatto male anche Oliveira ed è finito qui, mentre per sostituire Ray, mancando Fernandez, in Superbike ci è andato James O'Halloran. Un casino. Da notare anche nella Q1 il primo posto di Luca Marini sulla Honda che passa in Q2 e fa anche settimo dietro Pecco. È sicuramente una tendenza di quest'anno, ma la Honda sta spingendo forte sullo sviluppo ed hanno fatto un balzo in avanti incredibile anche a guardarle ad occhio nell'utilizzo. E non parlo solo di Marini, anche se in 3 gare ha fatto più punti di tutto il 2024. C'è anche Zarco che in Argentina ha fatto un garone, Mir è cresciuto molto, quindi è segno che tutto il pacchetto sta cominciando a girare, a differenza di KTM
KTM che per 1000 problemi economici fanno quello che possono e spesso, soprattutto Acosta e Binder, ci mettono un grande pezzo. Infatti Pedro in Q2 si classifica quarto. Altra importante presenza che secondo me farà molto bene nel futuro prossimo è Fermín Aldeguer, che sulla scia del successo del suo compagno di squadra Alex Marquez entra in Q2 direttamente senza passare dalla Q1. Quindi, eccetto tutto quello che vi ho spiegato, davanti c'è sempre il dottor Marquez a farla da padrone e la sprint race finisce uguale a tutte le gare che abbiamo visto quest'anno. Marquez, Pecco, cioè Marquez, Alex, Pecco. Garone di Quartararo che un po' lui, un po' la squadra in questa condizione hanno trovato un po' di quel grip che dicono che gli manchi sempre. Se uno non ha visto la gara, guarda la classifica e dice: ah vabbè, dai, come da inizio campionato. In realtà è successa una cosa della quale si è parlato molto, ovvero i sorpassi e gli incroci fra Bagnaia e Marquez nel primo giro. Oh, finalmente un po' di sano duello. Bagnaia attaccare Marquez non credo di averlo mai visto in questo campionato ed è segno che un miglioramento c'è stato, anche se poi è finita come al solito. Marquez inoltre, come ha dichiarato Pecco, non era al 100%, però quel rischio nel curvone a destra ci ha fatto drizzare i capelli a tutti e poi lui è un gatto e l'ha recuperata da paura. Ad inizio video abbiamo parlato di meteo ed è proprio lui ad essere il game changer della domenica. Nuvolosissimo fin dalla gara della Moto3, qualche goccia in Moto2 e poi scroscio prima della gara della MotoGP. Ora, in MotoGP la procedura di partenza è molto lunga per svariati motivi. Quello tecnico, perché le moto sono molto complesse e bisogna dare il tempo di fare gli ultimi lavori alle squadre, e soprattutto mediatici, perché come in nessun altro campionato ci sono spettacoli, show. D'altronde è il campionato di moto più importante del mondo, la Formula 1 delle moto, ed è giusto che sia così. Nel bel mezzo di tutta questa procedura i piloti entrano, fanno il giro d'ingresso, portano le moto in griglia e poi si dividono in due: chi rimane ad aspettare lì e chi torna a sedersi ancora qualche minuto al box. Le nuvole di Austin fanno paura, la pista era bagnata in alcuni punti mentre in altri asciutta completamente e molti in griglia avevano le rain. Ovvio che se sei un underdog magari fai una scelta azzardata, se la becchi puoi fare l'esploit, però in MotoGP con il flag to flag può non avere molto senso. Però è proprio qui che esce il genio del pilota. In tutti gli sport, ma soprattutto in questo, anche se è uno sport di squadra, il pilota deve gestire tantissime cose e non è solo chiudere la visiera e darci gas come se non ci fosse un domani. I fenomeni si vedono in questo, nella capacità di gestire situazioni al limite, borderline, pericolose, e Marquez in griglia ha fatto una pazzia e gli è venuta anche gran bene. Il regolamento della MotoGP prevede che se più di 10 piloti decidono di partire dalla pit lane, la direzione di gara espone la bandiera rossa e avvia una nuova procedura di partenza rapida. Questa misura è stata introdotta per garantire la sicurezza, evitando casino, situazioni pericolose dovuto al numero eccessivo di piloti e meccanici che si accalcano nella pit lane. E infatti il nostro inviato in America ci ha confermato quanto potessimo vedere dalla televisione, ovvero un parapiglia totale. Effetto domino: partito Marc, subito Bagnaia, poi tutti gli altri. Per Pecco ha imparato dagli errori. Se fossimo stati in Thailandia alla prima gara credo che sarebbe rimasto lì tipo: adesso ti faccio vedere io chi ha ragione. Ed il fatto che lo abbia seguito è molto positivo per il suo campionato e barra convivenza con il signor Marquez, che è ingombrante come una casa. Infatti la scelta di Marc di correre a cambiare la moto è determinata dal fatto che non c'era più tempo per cambiare le gomme, ed è la dimostrazione del fatto che quello conosce il regolamento più della sua carta d'identità e ha portato al limite, oltre alla moto in pista, anche il sistema MotoGP. Infatti è stato dichiarato che si riuniranno con i team per analizzare e rivedere la regola, sempre con il focus della sicurezza, perché il parapiglia così non va mai bene. Parte la gara ed è la solita gara del 2025 con la solita classifica e le lotte dietro, con un ma. E se è proprio vero che la gara finisce sotto la bandiera a scacchi, Marc cade nel serpentone perché gli si chiude l'anteriore tagliando sul cordolo a destra. Rialza la moto e riparte senza pedana, raga, senza pedana, e fa un po' di giri per poi ritirarsi. Tra l'altro i piloti che lo hanno superato ci hanno messo anche un po' a passarlo e questo fa sorridere. Chi c'è dietro a raccogliere il regalo? È il momento di Alex Marquez, della sua prima vittoria in MotoGP? No, c'è Pecco, 3 volte campione del mondo, e chiedo scusa perché molti mi hanno corretto nello scorso video: ah, se ne dai 8 a Marc, Pecco ne ha 23 non 2.
avete ragione. Pecco prende il comando, vince la sua prima gara 2025 e c'è la sorpresa: tra i due litiganti il terzo gode ed Alex Marquez è in testa al mondiale senza aver ancora mai vinto. Poi vi prego, basta con quelli che dicono ah ma il fratello di Marquez da dove viene, non ha fatto mai niente. Nell'era di ChatGPT avete tutti gli strumenti per non fare certe figuracce, anche se purtroppo c'è chi dice quelle frasi, conosce 4 piloti in croce e segue la MotoGP da TGCom 24. Detto questo, errore gravissimo per Marc nella pista in cui ha stravinto, nella quale è sempre stato superiore. In FP2 è stato uno dei pochi a usare sempre gomma media sia davanti che dietro, facendo tempi più veloci di tutti quelli che hanno usato le soft. In parte hai un compagno Bagnaia che ha perso contro Martin cadendo. È vero che in MotoGP ci sono più di 40 gare, ma credo che Pecco non faccia più l'errore dell'anno scorso, anche se con Marquez è più facile sbagliare perché sei sempre al gancio e perché attualmente è lui che ha tirato il carro e Pecco ha inseguito. Non è una tragedia, Marquez ha chiesto scusa e ciao, ci vediamo alla prossima gara. Così si fa, però è un errore che sicuramente si poteva risparmiare. Perché tagliare sul cordolo bagnato? Quanto guadagni? Soprattutto sei primo, stai amministrando, tagli sul cordolo. Un grande tecnico del nostro sport avrebbe detto ma perché? Sono contento di vedere Pecco contento, anche se non credo che questa vittoria cambierà radicalmente l'andamento del campionato, ma sarò felice di ricredermi se così non fosse. C'è però da dire che il motociclismo non è matematica e sappiamo che fare dei risultati, dei tempi, delle vittorie è sempre una grande iniezione di fiducia, ed ora nel ruolo di leone ferito c'è Marquez, non Pecco. Andiamo in Qatar, la prossima gara, pista nella quale l'anno scorso Pecco ha vinto e Marc ci ha vinto una volta soltanto in carriera, e credo che ce ne saranno delle belle. Noi ci vediamo domani con il post Superbike. Ciao!